Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi continuiamo a parlare di sentieri e lo facciamo andando a scoprire quali sono i 5 sentieri impegnativi più belli della Val Grande. Iniziamo con il sentiero che da Entrania sale in cima al Pizzo Marona. La vista a 360 gradi che si gode dalla vetta l'abbiamo già scoperta in uno dei video precedenti, ma non vi ho ancora parlato del sentiero, che in quanto a fascino non ha nulla da invidiare al panorama. Da Entrania si arriva al rifugio Piancavallone e da lì si effettua un breve traverso con qualche catena di sicurezza fino ai piedi della cima Cugnacorta, per poi aggirarla e giungere all'imbocco della Scala Santa, una ripida salita su roccia da compiere quasi a 4 mani. Al termine della Scala Santa lo stupore non si placa, perché si arriva in prossimità del Passo del Diavolo, uno dei passaggi più affascinanti dell'intera Val Grande. Una volta trovato il coraggio di superarlo, in 30 minuti ancora si giunge alla vetta. Al quarto posto metto il sentiero che dalla Valloana sale alla Bocchetta di Campo. Il sentiero di accesso a Scaredi, come detto nel video precedente, è impegnativo e molto bello paesaggisticamente. Arrivati all'alpeggio, proseguire verso sinistra, mantenendosi sempre ai piedi della cima della Laurasca, per poi deviare a destra, arrivati al bivio che ti porterebbe in vetta. Da qui, in breve, si giunge alla Bocchetta di Scaredi e successivamente inizia un sentiero panoramico che porterà alla famosa Bocchetta di Campo. E siccome siamo fortunati ad avere due occhi, uno lo potremo tenere fisso a sinistra per ammirare la Valpogallo, mentre l'altro lo terremo fisso a destra sulla affascinante Alta Val Grande. Sul gradino più basso del podio sale l'Anello di Velina. Questo sentiero fu uno dei primi che percorsi in Val Grande e ricordo bene il fascino che mi suscitò. Si parte da Ciconia e in breve si camminerà attraverso la storia di questa parte di valle, visitando alpeggi fantasma di una vita passata. Montuzzo, Crosane, Uccigiola, fino ad arrivare ai corti di Velina e scoprirne i misteri delle sue baite diroccate e ricoperte da rovi. Non fatevi intimorire dalla salita e proseguite verso Velina di Sopra, per regalarvi una pausa pranzo con una vista meravigliosa sui corni di Nibbio. Il ritorno non desterà meno stupore, scendete al ponte di Velina, godetevi questa incredibile opera dell'uomo e poi proseguite lungo la strada di Vac per giungere a Bignugno e ritornare a Ciconia. Il secondo sentiero impegnativo più bello della Val Grande è quello che dalla Valloana sale alla Bocchetta di Vald, per poi scendere in La Piana attraverso la Valle Rossa. Dalla Valloana proseguite verso la Bocchetta di Cavalla e il bivacco Bondolo. Ammirate l'imponente parete di roccia sotto il Pizzo Stagno e poi entrate in Val Grande attraverso la Bocchetta di Vald. Da qui inizia la discesa che vi porterà all'Alpe Vald di Sopra, casa per molti anni del Gianfri, conosciuto come l'eremita della Val Grande. Fate una pausa e pensate come sarebbe bello poter dormire in questo alpeggio se solo il bivacco, andato in fiamme nel 2016, fosse ricostruito. Ma non fermatevi troppo perché il bello deve ancora arrivare. Scendete lungo il sentiero del bosco ed immergetevi nella Valle Rossa, una valle magica che nasce sulle rive e sulle magnifiche piscine color smeraldo del Rio Biordo. Ancora pochi minuti e giungerete in La Piana per coronare la fantastica giornata appena vissuta. Come potrei non incoronare il sentiero impegnativo più bello della Val Grande, quello della traversata classica Malesco-Colloro?
Era il 2015 quando decisi di compiere questa traversata mitica. Fu la mia prima vera escursione di più giorni in Val Grande e grazie a questa avventura me ne innamorai perdutamente. Si inizia salendo a Scaredi dalla Val Loana, ma anziché prendere uno dei sentieri alti che partono dall'alpeggio, iniziate a scendere ed immergetevi nella wilderness valgrandina. A metà percorso concedetevi un tuffo nelle fredde piscine naturali del Rio Boschelli e poi proseguite, mucche permettendo, verso il cuore della Val Grande. Arrivati all'Alpe Portaiola fate una pausa e leggete il cartello informativo che parla del 1944 e della cruente storia che si consumò tra questi boschi. Poi scendete ancora per un'oretta lungo una bellissima faggeta ed arrivate finalmente sul ponte sospeso sul Rio Fiorina, di cui avete tanto letto nelle recensioni consultate prima dell'escursione. Ancora pochi minuti e sarete in quella che d'ora in avanti vi verrà voglia di chiamare casa. Godetevi il risveglio a Inla Piana e dopo un buon caffè rimettetevi in cammino. La prima ora la spenderete nella fresca faggeta che porta al Rio Val Gabbi. Rinfrescatevi tuffandovi nella sua meravigliosa pozza e poi iniziate la ripida salita della colletta. Arrivati in cima date un'occhiata tra le rovine della stazione della teleferica e poi proseguite attraverso la Val Serena ed assaporatene i profumi. Da qui potrete già scorgere in lontananza la vostra vetta più alta della giornata, la colma di Premosello, ma prima dovrete ancora faticare e sudare per almeno un'altra oretta. Dalla colma la vista spazia sulla valle sottostante, che dovrete percorrere in discesa fino alla macchina, ma il più è fatto, la traversata è compiuta. La Val Grande si sarà già appropriata del vostro cuore e non vedrete l'ora di tornarci. Ripercorrere tutti questi sentieri è sempre molto emozionante. Spero di avervi dato un po' di ispirazione e qualche spunto per qualche futura escursione. Vi ricordo inoltre che per chi non è molto esperto della Val Grande si possono fare delle escursioni guidate con le guide ufficiali del Parco Nazionale. Vi lascio il link della loro pagina Facebook in descrizione. E comunque se volete addentrarvi in Val Grande per uno di questi sentieri, ricordatevi sempre di informarvi a dovere e di tenere sempre d'occhio le previsioni del tempo. Con queste brevi informazioni chiudo il video, vi do appuntamento alla settimana prossima per l'ultimo video dedicato ai sentieri difficili e pericolosi più belli della Val Grande. Ciao ciao!